E buongiorno, buongiorno e bentornati sul mio canale. Oggi vogliamo fare, in collaborazione con la mia mamma, che appunto è cuoca, vogliamo fare i gnocchetti di patate, altro piatto tipicamente romano. E quindi partiamo subito, non vi dimenticate come al solito di mettere un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale e appunto buona visione. Allora, quali sono gli ingredienti per realizzare gli gnocchetti di patate? Pochissimi e facilissimi da trovare: le patate di pasta gialla, la farina, in questo caso noi utilizzeremo la farina di tipo 2, però potete utilizzare sia la farina di tipo 2, la farina di tipo 1 e anche quella 0, quindi dipende un po' dai vostri gusti. Noi in questo caso li stiamo preparando con questo tipo di farina, e un uovo. È un piatto veramente sfizioso e che piace tanto anche ai bambini. Allora, la prima cosa da fare è bollire le patate. Dopodiché, dopo averle bollite, le andiamo a pelare e le mettiamo in un contenitore, in questo modo. Intanto abbiamo messo l'acqua a bollire. A questo punto prendiamo il nostro schiacciapatate, vi faccio vedere un pezzo d'antiquariato, ha 50 anni questo, ve lo posso anche garantire perché io ne ho comprato uno nuovo per me e devo dire che dopo la prima volta che l'ho usato si era già piegato il manico, perché sono comunque prodotti fatti sicuramente con materiali diversi. Comunque insomma ci tenevo a farvelo vedere perché è uno schiacciapatate veramente antico. A questo punto andiamo a schiacciare tutte le patate che abbiamo appunto già pelato in questo modo e le schiacciamo tutte sul piano di lavoro, così. Adesso, una volta schiacciato tutte le patate, apriamo a fontana. Cosa significa? Che lasciamo un buco al centro per metterci l'uovo, ecco qua. Cominciamo ad impastare, quindi aggiungiamo mano a mano la farina in questo modo. Allora, per gli gnocchi o gli gnocchietti è importante la velocità dell'impasto, perché le patate chiaramente tendono a buttare fuori l'acqua e quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo impastarle velocemente finché assorbono farina. Continuiamo ad aggiungere mentre lo lavoriamo piano piano, tanto ve ne accorgete, perché comunque fino a che è appiccicoso l'impasto dovete continuare ad aggiungere la farina e impastare. Adesso abbiamo fatto una sorta di palla, prendiamo una parte dell'impasto e realizziamo tanti rotolini in questo modo. Allora, prendete un pezzettino di impasto e cominciate a lavorarlo in questo modo. Mi raccomando, la farina è importante, quindi mettete la farina sul piano di lavoro perché altrimenti l'impasto si attacca, e ne fate scorrere, vedete come, in questa maniera qua, aggiungete la farina e fate scorrere sul piano e create questa sorta di rotolini. Allora, la dimensione è circa di 1 centimetro perché facciamo degli gnocchetti. Prendiamo una spatola di metallo come questa e andiamo a tagliare l'impasto in questo modo, facilissimo. E questo lo fate con tutti i pezzettini dell'impasto fino a finire la quantità totale dell'impasto. Ecco qua, poi girateli sempre nella farina perché altrimenti si attaccano. A questo punto dobbiamo metterli subito in acqua bollente, perché altrimenti se li lasciamo stare fermi continuano a tirar fuori l'acqua e quindi non va bene, bisogna precuocerli. A questo punto li prendiamo, li mettiamo in un piatto e li versiamo direttamente nell'acqua bollente già salata. La cottura è circa 1 minuto, poi ve ne accorgete perché gli gnocchi vengono subito a galla. Andiamo a versare gli gnocchi nell'acqua bollente. Adesso, mano a mano che vengono a galla, vi aiutate con una schiumarola, li prendiamo e abbiamo preparato un vassoio, quindi li andiamo a mettere su di un vassoio.
vedete che si sono accumulati sopra. Scogliamo bene e li mettiamo sul vassoio. Voilà, che meraviglia. A questo punto mettiamo un goccino di olio e poi li giriamo. Questo perché? Perché in questa maniera evitiamo che si attacchino. Ecco, messo il goccino d'olio e si girano. Con questo sistema potete anche congelarli, quindi se volete prepararne di più per non stare ogni volta a rifare l'impasto eccetera eccetera, ne preparate una quantità maggiore, poi dopo aver fatto questo passaggio, quindi aver scolato, precotto, messo un po' di olio, girato, prendete le bustine, le togliete dal vassoio e li lasciate in freezer, e quando avete voglia di gnocchi mettete nell'acqua calda e il piatto è pronto. Allora, devo fare una piccola precisazione, ossia gli gnocchi in questo caso li abbiamo precotti perché non sono stati cucinati subito, cioè il piatto non è stato preparato subito, quindi sono due le possibilità. Li possiamo precuocere quando non vanno preparati subito oppure quando li vogliamo congelare. Quindi in questo caso che sono stati precotti, cosa facciamo? Andiamo a rimetterli nell'acqua bollente per un secondo e poi li condiamo nel sugo. Al contrario, se invece li preparate per mangiarli subito, nel momento in cui li scolate li saltate direttamente in padella. A questo punto ho rimesso l'acqua a bollire, andiamo a mettere l'olio per fare il soffritto con la nostra cipolla e poi, ripeto appunto, quando sarà pronto il sugo passiamo gli gnocchi nell'acqua bollente e li andiamo a saltare. Faremo un sughetto proprio al pomodoro semplice. Adesso lasciamo imbiondire un pochettino la cipolla e poi andiamo a mettere la nostra passata di pomodoro. La nostra, ragazzi, è fatta in casa, quindi ovviamente sarà un pochino diverso il sapore, ma usate un po' quello che più preferite, quello che più vi piace. Mettiamo tutta la bottiglia e lasciamo cuocere. Aggiungiamo un pochino di sale, aggiungiamo 2 foglie di basilico, se ce lo avete fresco meglio, io lo metto congelato, e lasciamo cuocere. Allora, il sugo è pronto, l'acqua bolle, andiamo a mettere gli gnocchi nell'acqua. Allora, dal momento in cui mettiamo gli gnocchetti nell'acqua bollente, aspettiamo circa un minuto, giusto per dare il tempo agli gnocchi di tornare caldi. Adesso li scoliamo. E voilà, ecco. Colati, adesso li mettiamo nella nostra padella e li andiamo a saltare. Aggiungiamo il parmigiano. Potete anche fare parmigiano e pecorino a vostro gusto, e adesso li andiamo a saltare. Facciamo vedere il giro da cuoca, eccolo qua. Facciamo saltare, veramente saltare in padella, e sono pronti. Andiamo ad impiattare. Ed eccoci qua, siamo arrivati alla fine. Il nostro piatto di gnocchetti di patate al sugo è pronto. Spero vi sia piaciuto questo video, e accompagnato da questo bicchiere di vino vi saluto e al prossimo video. Buon appetito!